Benvenuti in una nuova recensione di un robot aspirapolvere. Lo so, era tanto che non recensivamo un robot aspirapolvere qui sul nostro canale YouTube e c'è un'ottima ragione se torno a farlo e torno a farlo con questo X50 Ultra. Ovviamente lo capite dal nome, è fascia alta, altissima, bla bla bla, ma ci sono delle cose concrete molto interessanti in questo robot, un sacco di tecnologia incredibile che, devo essere sincero, guardandolo così forse non si direbbe, e quindi guardate tutto questo video perché vi racconterò di tutte le cose che rendono questo X50 Ultra il miglior robot aspirapolvere sulla piazza e anche il mio robot preferito. Se volete supportarci e non lo avete mai fatto, potete farlo, è gratis, semplice, 2 clic, uno per iscrivervi al nostro canale, uno per attivare la campanella delle notifiche e iniziamo. Allora, partiamo come sempre dal robot aspirapolvere, che guardandolo così sembra abbastanza classico. In realtà anche guardandolo un po' più approfonditamente, ma sempre da questa prospettiva, sembra abbastanza classico. Vedete che qui c'è un anello blu, che è gradevole, ma soprattutto è utile perché mostra alcuni stati del suo funzionamento, ma potreste notare come questa torretta sia a filo. Perché? Perché questa torretta è estraibile quando è parcheggiato, diciamo così, la torretta si ritrae ma poi esce perché c'è la classica torretta LiDAR. Capite subito il perché, perché ovviamente andando a abbassarsi permette al robot di essere più sottile. Sottile quanto? Sottile 8,9 centimetri. Non tantissimo, devo essere sincero, per un robot con la torretta che si abbassa. Questo forse è uno dei pochissimi difetti di questo robot. Poteva essere ancora più sottile, ma come vedremo dentro c'è più batteria, più potenza, c'è un sacco di roba, più tecnologia, più parti mobili e quindi è un po' giustificato questo spessore. Però ecco, non vi immaginate un robot bassissimo, diventano oltre 11 cm quando la torretta si alza, però lui riconosce in automatico i mobili sotto cui non passa e si abbassa. Qua sopra abbiamo un pannello magnetico che si può aprire per andare a lasciarvi accedere a questa, che è la confezione, il contenitore per la polvere, che sembra nuovo. Sembra veramente come se questo robot sia stato appena installato, invece è già stato usato un bel po', ma il sistema di svuotamento funziona così bene che quel contenitore sembra nuovo. C'è anche un contenitore dell'acqua a cui non potete accedere, 80 ml, l'acqua viene salvata, ovviamente spostata all'interno dalla base. E poi qui abbiamo il paraurti frontale che qua dentro contiene tutto ciò che serve oltre al LiDAR per la navigazione. Ci sono ben 3 sensori fotografici, di preciso non so che cosa faccia cosa, ma comunque sono sicuramente una fotocamera e gli altri quantomeno dei sensori di prossimità. Poi abbiamo un LED illuminatore e poi qui ai lati abbiamo anche degli emettitori di infrarossi, insomma tutto il pacchetto completo oltre al LiDAR che appunto non manca. Ma è sotto che c'è tanta della tecnologia più interessante. Allora, la spazzola laterale che si può estendere. Non è un tipo di spazzola particolare, molti nuovi robot hanno delle spazzole particolari per lanciare meno in giro il cibo, lo sporco, scusate, ma devo dire che sinceramente non mi sembra che abbia problemi di lanciare in giro lo sporco, quindi va bene così. Si può estendere sul lato, come si può estendere sul lato lo vedete da qui, questo sistema di moci. Infatti vedete che c'è questa parte qui che gli permette al mocio di scorrere verso l'esterno. Mocio che ora ho recuperato e vi faccio vedere che si aggancia magneticamente. Di per sé non sarebbe una novità così sensazionale, ma la cosa interessante è che questi moci si sollevano, ok, fanno pressione sul pavimento, ok, ma possono anche sganciarsi automaticamente grazie al sistema magnetico in base e rimanere direttamente in base se non volete lavare oppure se volete che quando va sui tappeti non abbia proprio i moci, quindi i moci siano sganciati, che è ottimo per i tappeti a pelo lungo, dove il sollevamento dei moci non è sufficiente affinché questi non si bagnino. Ma non è questa l'unica novità. Altra novità qui sulla parte centrale, non una spazzola singola ma una spazzola doppia, e non c'è più il sistema che taglia i peli e i capelli, ma adesso vi spiego. Intanto sistema di doppia spazzola che secondo me è fenomenale, veramente è uno dei robot che in assoluto, se non forse il robot in assoluto che pulisce meglio i tappeti. Doppia spazzola ma un unico componente, in questo modo se dovete sostituirlo li sostituite entrambi tutti insieme, quindi vanno di pari passo, uno soltanto in gomma, uno che ha anche delle setole e come potete vedere sono agganciate solo da un lato perché dall'altra vanno a rastremare e la bocca di aspirazione è proprio sulla punta di queste spazzole. Perché? Perché l'avevamo già visto su anche altri concorrenti, in questo modo molto furbescamente i capelli vengono piano piano spinti verso questa parte e scivolano via da queste spazzole venendo poi aspirati.
aspirati da un motore di aspirazione che ha una potenza record, 20.000 pascal. Ora vi dico, questi numeri iniziano a essere un po' i nit degli smartphone che vengono sparati sempre più in alto, ma come sugli smartphone c'è una correlazione, ovvero più sparano alto, più comunque durante la pulizia giornaliera l'aspirazione è migliore, anche perché, vi ribadisco, sui tappeti, che è sostanzialmente il test un pochino più complicato per questi robot dal punto di vista di aspirazione, lui è fenomenale, quindi questi 20.000 pascal saranno anche un po' marketing. Tra l'altro sulla confezione su un punto c'è scritto 19.500, su uno 18.000, probabilmente è stato aggiornato durante lo sviluppo, ma aspira veramente in modo fantastico. Ma c'è un'ultima novità in questa parte inferiore, che è qui all'altezza della ruota laterale. Infatti vedete che c'è un componente in più che qua sotto nasconde, vediamo se riesco a non spaccarla, eccolo qua, una ruotina con un braccetto. Che cosa fa? Questa ruotina permette di superare soglie fino a 4,2 cm oppure fino a 6 se la soglia è composta da 2 piccoli gradini. Tenete sempre conto che ovviamente l'altezza deve essere uguale anche sulla via del ritorno, altrimenti non rimarrebbe intrappolato dopo che ha superato la soglia. Però l'ho testato su una soglia di 4 cm ed è spettacolare. Semplicemente questo è un robot che può andare dove gli altri non vanno, superando le soglie e abbassandosi in altezza per andare sotto ai mobili dove altrimenti non passerebbe. Devo dire che di tecnologia qua ce n'è veramente veramente tanta. Vi do qualche indicazione su come pulisce, vi ho già detto quasi tutto ma vi dico qualcosina in più, ma soprattutto come naviga lo spazio. Lo naviga molto bene, sono pochi i casi in cui si appoggia fisicamente a un oggetto per decidere se spingere oltre o meno. Naviga veramente molto bene lo spazio. La prima pulizia è molto lunga, gli serve per imparare un po' tutta la casa nei dettagli, ma poi dopo va decisamente più spedito. La telecamera riconosce molto bene gli oggetti, se vi dimenticate un oggetto, un calzino, un cavo, un caricabatterie, un giocattolo di un bambino, un giocattolo di un animale, lui riconosce tutto, riconosce anche gli escrementi di animali andando ad evitarli e ritrovate poi sulla mappa tutto per controllare e dargli conferma. Rispetto a Roomba, in cui uno dei pochi vantaggi che ha è il fatto che davvero apprende, mentre invece qui credo che i feedback che date servano più a poi Dreamy per capire eventualmente e per sviluppare nuovi aggiornamenti. Oltre a questo il motore che fa girare le ruote è silenziosissimo, anzi è quasi impossibile sentirlo, è uno spettacolo. Non sono molti casi in cui il robot girerà per casa senza attivare il motore di aspirazione, che ovviamente un suo rumore ce l'ha, ma in generale lo definirei un robot molto silenzioso dal punto di vista di aspirazione, e poi anche tutte le cose che riguardano la base sono più silenziose rispetto alla media. E sulla pulizia aggiungo una cosa molto interessante: pulisce i tappeti come se fossero una stanza a parte, quindi sia fuori dai tappeti che sul tappeto, partendo dal bordo e anche un po' scodando, sculettando un po', che è molto interessante perché i bordi sono le parti più difficili dei tappeti da pulire, perché c'è poi il dislivello che porta la ruota a stare poggiata sul pavimento, e questo garantisce una pulizia migliore sia sul tappeto che accanto al tappeto. Ah, e la telecamera può essere usata per la sorveglianza, ma anche per riconoscere i vostri animali e anche per andare a cercare i vostri animali domestici. Concludo con una considerazione sul lavaggio che secondo me è ottima. Il panno laterale e la spazzola laterale si estendono, quindi pulisce molto bene anche i bordi, ritorna a pulire dove è rimasto asciutto fra i due moci, visto che spostandolo sul bordo ovviamente si creerà una parte vuota fra i due. E il lavaggio è uno dei migliori in assoluto. Tra l'altro la base si occupa di scaldare l'acqua fino a 80 gradi, quindi estremamente efficace, e tra l'altro poi vi faccio vedere nell'app, ma è tutto automatizzato anche il far sì che i moci siano sempre puliti anche durante il lavaggio. Ok, vi parlo allora anche della base, vi do due dimensioni, le leggo: 59 x 46 di larghezza per 34 di profondità, anzi no, 46 di profondità e 34 di larghezza. Si poteva fare meglio secondo me dal punto di vista del design, nel senso che è elegante, è ok, ma c'è qualche base che metterei più volentieri dal punto di vista estetico in casa, anche perché è un elemento d'arredo a tutti gli effetti, no? Quando scegliete un mobile lo scegliete anche perché vi piaccia, idem la cucina, che è uno strumento ma è anche un elemento d'arredo. Qua ci sono i contenitori dell'acqua pulita e dell'acqua sporca. Questo è dell'acqua sporca di tutti i lavaggi che ho fatto, che sono mi pare 9 lavaggi, di cui almeno 5 completi di tutta la casa. Non rimane moltissima acqua, devo dire che ne consuma il giusto e ne rimane in quella sporca il giusto. Qua abbiamo uno sportello che si apre e sotto abbiamo il contenitore della polvere, ma anche il contenitore per il detergente
Non dovete installare un detergente specifico, ma è un contenitore universale, ci potete mettere il detergente che volete. Che cosa cambia rispetto alle basi dei suoi predecessori? Intanto vi ho detto che l'acqua viene scaldata a 80 gradi, che è veramente impressionante, e poi che questa base è ha bisogno di molta meno manutenzione rispetto al passato. Tutta questa parte bianca ad oggi è rimasta praticamente pulita quasi come se fosse nuova. L'unica parte che leggermente si sporca è questa vaschettina che, posso dire nel mio caso, ha giusto un paio di piccolissimi grumi, e vi ho detto appunto aver fatto oltre 5 pulizie complete più altre 4 pulizie parziali. Insomma, devo dire che comunque l'ho un po' usato e non è assolutamente ancora bisognoso di una pulizia manuale, potrebbe fare sicuramente altrettante, se non ancora più del doppio di quello che ha fatto finora. E questo è veramente notevole perché con l'avanzare dei robot una delle cose che era rimasta un po' indietro in generale era l'autopulizia delle basi. In molti casi tanti robot fantastici poi richiedevano un po' più di attenzione qui sulla base. Ovviamente ha anche l'asciugatura dei panni con aria calda e, come vi dicevo prima, è tutto più silenzioso della media. Il lavaggio, lo svuotamento, l'asciugatura è tutto più silenzioso dei concorrenti, veramente notevole. Due cose che non avevo detto della base: con un kit accessorio potete collegarlo al vostro impianto idraulico di casa e c'è la sterilizzazione con UV per far sì che non ci siano assolutamente microbi che possano rimanere nella base e proliferare dopo che c'è stato il lavaggio. Anche questa è una bella novità. Allora, devo dire sono veramente sorpreso di come questa applicazione guadagni di funzionalità, perché il robot guadagna di funzionalità, ma sia sempre chiarissima. Questa è la mappa con cui veniamo accolti con l'ultima pulizia, vi dice lo stato della ricarica, in questo caso al 57%, in alto ci sono due notifiche, sono quelle di Clean Genius, che è la modalità di pulizia con intelligenza artificiale che vedete qua sotto, che diciamo è il vero automatismo, è come dovreste lasciarlo se vi fidate del robot. Io devo dire nel 90% dei casi ho fatto così, il 10% è solo perché sono voluto passare alla pulizia a zona. In quel caso Clean Genius non funziona più se volete pulire in una zona specifica, mentre invece per quanto riguarda la pulizia a stanze Clean Genius rimane disponibile, vi dovete soltanto ricordare voi di riattivarlo. Vengono mostrati i tappeti, vengono mostrati gli ostacoli che vengono fotografati, potete anche controllare se quegli ostacoli sono stati riconosciuti correttamente, e vi faccio vedere che se volete pulire con Clean Genius l'unica cosa che potete fare è attivare la pulizia profonda. Qui ho levato i moci in questo momento, quindi non me lo fa fare, oppure in modalità personalizzata potete decidere tutto voi. Qui adesso non mi fa appunto selezionare il lavaggio o selezionare l'intensità della quantità di acqua da mettere sui moci. Queste sono tutte le funzionalità proprio perché ho staccato in questo momento i moci. C'è la modalità addirittura di pulizia Max Plus, e poi c'è il percorso se lo volete più fitto oppure meno fitto. Se andiamo qui è possibile andare a modificare la mappa, potete facilmente immaginare tutte le varie configurazioni, c'è anche la mappa 3D, anzi quello è per modificare alcune opzioni di visualizzazione, questo è per modificare come proprio la mappa vera e propria, andando anche ad aggiungere delle soglie, quindi dei punti che devono essere scavalcati o che non devono essere scavalcati, oppure ancora delle tende. Se avete delle tende che arrivano a toccare terra, in questo caso può essere comodo attivare questa funzione perché lui andrà ad evitare totalmente quella zona lì per evitare qualsiasi problema, perché oggettivamente con le tende basta molto poco, a volte basta anche sfiorarle per magari fare un bel danno. Oppure un'area ad altezza ridotta, quindi specificare una zona dove volete che tiri giù il suo LiDAR. Io non ho avuto bisogno perché non ho dei mobili diciamo al limite, e quindi era abbastanza chiaro se doveva farlo o non doveva farlo, e lui l'ha fatto del tutto in automatico. Se premiamo su base ci sono le opzioni della base, vi dice in questo caso che non c'è detersivo, di attivare lo svuotamento manuale, il lavaggio manuale o l'asciugatura dei moci manuale. Sui 3 punti, cronologia di pulizia, pulizia programmata, ma soprattutto opzioni per gestire i tappeti, per esempio lasciare i moci direttamente in base oppure sollevarli. Ovviamente lasciarli in base ci vuole più tempo perché dovrà tornare indietro per lasciarli. Pulire prima i tappeti se volete, oppure una pulizia intensiva se avete della moquette. Mop Extend, quindi l'estensione del braccio, della spazzola e del mocio, potete gestire qui tutte le impostazioni, come deve superare le soglie a zampe unite oppure una alla volta. Secondo me in futuro non vedremo più questa opzione, questa è solo perché è una prima volta e magari ci sono dei casi in cui può aver senso cambiare questa impostazione, ma in futuro secondo me farà tutto da sé. Queste sono tutte le impostazioni della base, potete scegliere
per quanto tempo asciugare i moci, tra l'altro è molto silenzioso, quindi selezionare l'opzione silenziosa serve secondo me a molto poco. Sterilizzazione UV, compressione dei peli, molto interessante, lui va a compattare la polvere nel suo contenitore durante la pulizia, che è una cosa, devo dire, molto comoda, e poi autosvuotamento ogni quanto volete che lui torni alla base per svuotarsi anche durante proprio la pulizia. Impostazioni di lavaggio con tutte le sue funzionalità del caso, anche qui se volete potete andare a far sì che il mocio non venga pulito in modo categorico ogni tot, ma che venga deciso anche questo in modo del tutto automatico. Se scavate, devo dire che di impostazioni ce ne sono tante, questo è per esempio il menu per evitare in modo intelligente gli ostacoli. Ovviamente c'è la programmazione, ovviamente c'è l'assistente vocale che secondo me è utile fino a un certo punto, e le opzioni che riguardano la fotocamera, perché ovviamente funziona anche da videosorveglianza. E se questo robot è un po' più spesso della media, è sicuramente per il motore di aspirazione estremamente potente, ma anche perché c'è una batteria più capiente, 6400 mAh, e se posso dire era anche abbastanza ovvio che andassero di pari passo, perché altrimenti con questa potenza di aspirazione qui la batteria non sarebbe durata a nulla. Non è un difetto, ma non lo metterei nei suoi punti più forti, sto parlando dell'autonomia, visto che lui pulisce una casa di un centinaio di metri quadri in circa 80 minuti, che è assolutamente in media, questo molto molto bene. Un pochino di più se volete che pulisca i tappeti senza i moci e li porti indietro, ma insomma si tratterebbe di 5 minuti in più, niente di che, con tutto impostato in automatico, quindi anche con delle pulizie intermedie, eccetera, eccetera. Con un 60% di batteria, che è un po' più di quello a cui ero abituato. In sostanza non riuscirete a pulire una casa di 200 metri quadri, riuscirete a pulire una casa di 150 metri quadri, non vi preoccupate, se avete una casa molto grande, lui comunque torna alla base, si carica quanto serve e poi riparte per finire la pulizia. Ovviamente è compatibile con tutti gli assistenti vocali, c'è anche o arriverà quantomeno il supporto a Matter per quanto riguarda la domotica. Quanto costa questo Dreamy X50 Ultra Complete? E adesso vi spiegherò perché. 1499 euro, c'era stato uno sconto al lancio, in questo momento in cui vi sto parlando non ci sono sconti, ma controllate il link in descrizione. Viene venduto nella sola versione Complete, che vi dà anche, secondo me, quello che dovrebbe darvi un robot di questa fascia, ovvero un po' di tranquillità, perché oltre ai ricambi standard, quindi mi pare un sacchetto e un paio di moci e un filtro forse della confezione, c'è una seconda confezione dentro che include 12 moci, altri 3 sacchetti, altri 3 filtri, una spazzola doppia, 2 spazzoline laterali, insomma, e anche una confezione da 1 litro di detergente. In sostanza per almeno un anno, ma vi direi anche decisamente di più, potete veramente stare tranquilli per quanto riguarda i sostituibili di questo robot, ed è, devo dire, una cosa bella, una cosa che vorrei vedere da parte di tutti quando si parla di robot di questa fascia. Non è il primo che costa 1499 euro, vorrei che fosse estremamente accessoriato, e Dreamy lo ha fatto, molto brava. Ve lo consiglierei? Beh, allora voglio dire una cosa, se c'è un robot che deve costare 1499 euro, perché come vi dicevo questo non è affatto il primo, è sicuramente lui. È il miglior robot aspirapolvere e lava pavimenti in circolazione, punto. Ed è il mio preferito, di conseguenza. Detto questo, spenderei 1499 euro solo se per me fossero veramente pochissimi soldi, altrimenti aspetterei una delle promozioni cicliche che tornano. Trovate il link in descrizione, cliccate, controllate se su Amazon c'è uno sconto. Secondo me fra i 200 e 300 euro di sconto ce li possiamo tranquillamente aspettare in vari momenti dell'anno. Dubito che scenderà mai sotto i 1000 euro, in quel caso sarebbe un'offerta da prendere al volo, ma appunto ribadisco, se non lui, chi altro dovrebbe avere un prezzo da premium. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, se non l'avete mai fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche. Disclaimer, secondo me più importante che mai, Dreamy mi ha inviato questo sample, non ha visto questa recensione, la sta guardando per la prima volta insieme a voi, non mi ha dato nessun input editoriale, ma soprattutto non ha fornito nessun compenso economico per la realizzazione di questa recensione e di questo video. Io vi ringrazio e noi ci vediamo a un prossimo video.